Il parco è all'incirca 16.000 ettari, sono 10 comuni che sono fra le province di Roma e di Viterbo e è stato istituito nel 1999. Diciamo che dopo una prima fase iniziale in cui ad onor del vero c'è stata un po' di criticità rispetto all'istituzione, perché come può spesso capitare è stata inizialmente un po' vista come un'insorgenza di vincoli o comunque limiti rispetto a interessi locali. Questa visione ormai è stata superata, anche se ovviamente poi dopo non è tutto definitivo e non è tutto bianco o nero, però certamente l'azione degli ultimi anni del parco ha aiutato a cambiare questo tipo di immagine. Uno degli eventi più importanti è stato proprio una criticità che ci ha visto protagonisti, che è strettamente legata ai cambiamenti climatici, perché a seguito della crisi idrica del 2017 che ha coinvolto un po' tutta la nazione, ci siamo trovati a dover fronteggiare una situazione specifica di vera e propria emergenza ambientale. Perché mentre ci sono stati negli anni 2003, 2008 o anche 2017 anni particolarmente siccitosi, il 2017 e anche, ahimè, quest'anno, diciamo, sono stati caratterizzati dalla scarsità di piogge e dall'aumento delle temperature. Questo ovviamente è legato ai cambiamenti climatici. La peculiarità però del 2017 fu che il lago di Bracciano è anche, ormai in tempi storici, sino a partire dagli antichi romani, è sempre stata una riserva idrica strategica della città di Roma. Il problema è che inizialmente era appunto una riserva strategica e per la città di Roma. Ripeto il nome non a caso, perché da che doveva essere una riserva e quindi a fronteggiare delle vere e proprie emergenze e limitata alla città di Roma, invece negli anni purtroppo si è consolidata un utilizzo sempre maggiore, sempre per soddisfare anche altri comuni e non più in maniera episodica a fronteggiare delle emergenze, ma in maniera proprio strutturata. Questa situazione, naturalmente combinata alla crisi idrica globale, quindi appunto dovuta ai cambiamenti climatici, ha fatto sì che ci trovassimo di fronte a un disastro, perché il concessionario Acea ha iniziato per fronteggiare la carenza d'acqua da altre fonti ad emungere in maniera molto più sostanziosa e soprattutto continuativa, andando anche a superare quello che erano i limiti imposti dalla concessione, che è una concessione che, anche se fatta nel 1990, aveva in sé dei principi diciamo di salvaguardia ambientale. Quale fu il problema? Adesso in estrema sintesi è che come ente parco in prima fila, ma insieme anche ai cittadini, associazioni, comitati e anche il fronte istituzionale dei comuni e del Consorzio del Lago, iniziamo a dire nella fine del 2016 che di fronte al ormai consolidarsi di un andamento siccitoso con temperature alte e scarsità di piogge, era indispensabile porre particolare attenzione al livello del lago, che si riduceva in maniera estremamente pericolosa. Nonostante i nostri appelli, diciamo, non abbiamo avuto le risposte sperate, anzi sono caduti nel vuoto, e lì è iniziata anche una conflittualità, se vogliamo. Però io di questa esperienza negativa, perché legata a quello che poi si è manifestato come un vero e proprio disastro ambientale, voglio trarre invece un'esperienza positiva, perché alla fine, grazie all'azione del parco, del fronte istituzionale, dei cittadini, dei comitati, delle associazioni, siamo riusciti a far vincere il principio della tutela ambientale. Tant'è che la Regione Lazio in questo ha colto questo nostro grido d'allarme e alla fine del settembre del 2017 bloccò i prelievi. Quello che vogliamo dire è un utilizzo compatibile con la tutela ambientale, quindi ritornare all'originario principio sancito nella concessione, riserva e a patto che le oscillazioni del lago fossero ricomprese in quelle naturali. Perché abbiamo scoperto ed è dimostrato che il lago è in grado di sostenere un minimo di prelievo,
ma non può essere continuativo, non può essere fatto in queste quantità e soprattutto nei periodi di maggior deficit, perché altrimenti si rischia poi di impattare maggiormente su quello che è un ecosistema estremamente fragile. La parte che io posso suggerire è che i processi partecipativi sono più complessi, più faticosi, più lunghi, ma sono come un investimento a lungo termine.